Ciao, siamo su netbooknews.it e questo è un iPad mini. Questo è il nuovo tablet Apple, ha uno schermo da 7.9 pollici, quindi è più piccolo degli iPad precedenti ed è anche il più economico perché costa soltanto 329 euro nella sua configurazione 16 GB. È un tablet molto curato dal punto di vista estetico, il telaio è realizzato completamente in alluminio monoblocco, questa è la versione nera ma ne esiste anche una bianca con rifiniture color argento. Pesa appena poco più di 3 etti, quindi 308 grammi ed è uno dei tablet più leggeri in commercio ed è spesso solo 7.2 mm che anche questo è un quasi record per la categoria tablet. Le specifiche tecniche non sono proprio entusiasmanti perché abbiamo uno schermo con risoluzione un po' bassa di 1024x768 pixel che è sotto la media dei dispositivi Apple ma anche sotto la media dei tablet più economici della linea Android come il Nexus 7 o il Kindle Fire HD per capirci, ma abbiamo comunque un processore dual core Apple A5 che come vedremo riesce anzi a supportare al meglio tutte le operazioni comuni di questo tablet. Nella scheda tecnica, prima di vederlo all'opera, vi faccio notare i due altoparlanti stereo sul fondo con il connettore Lighting che viene inserito anche per la prima volta nel tablet Apple in questo modello. Sul lato sinistro abbiamo i due bottoni per alzare e abbassare il volume, non sono un bilanciere, sono due pulsanti ben distinti con il pulsante per blocco o sblocco. In alto abbiamo il pulsante di accensione classico e dalla parte opposta il jack per cuffie da 3.5 mm. Sul retro la fotocamera da 5 megapixel capace di registrare filmati 1080p e di fare ottime foto. E sul fronte invece abbiamo la fotocamera classica 1.2 megapixel HD per videocamate. Non ci sono pulsanti se non il classico home qua al centro. Lo sto utilizzando da più di 2 settimane e devo dire che sono assolutamente convinto di questo formato da 7.9 pollici con questa piccola tastiera che è comodissimo da usare sia in modalità verticale che in modalità orizzontale con i 2 pollici. Il formato è 4/3, quindi vi assicura massima compatibilità con le app Apple già disponibili nell'app Store. Lo stesso vale per la quantità di spazio che è disponibile su schermo e che vi permette assolutamente di sfruttare al massimo la navigazione web, di avere molto più spazio ai lati, il tutto unito alla classica reattività e fluidità del touchscreen tipica dei prodotti Apple che si nota in questo modello anche durante la gestione classica dell'interfaccia utente che è estremamente reattiva senza alcun ritardo durante la gestione anche di operazioni e applicazioni un pochetto più complesse. Da questo punto di vista il processore Apple A5 si dimostra veramente valido, si riesce a giocare a titoli di ultima generazione 3D avanzati, così come visualizzare filmati locali e streaming ed avere aperte più applicazioni alla volta. Da questo punto di vista iPad mini è assolutamente un prodotto riuscito e non ha nulla da invidiare ad altri tablet della linea Apple, anzi il nuovo formato piccolo garantisce nuova vita a certe applicazioni che possono così essere usate anche maggiormente in mobilità. E lo stesso vale per il numero di applicazioni supportate nell'App Store che di fatto è identico a quello degli altri tablet Apple, il che significa che se avete delle applicazioni già esistenti su iPad 2 o iPad 3 con display Retina saranno assolutamente compatibili anche con questo iPad mini. Su iPad mini è molto buona anche l'autonomia perché si arriva veramente alle 10 ore promesse da Apple senza pensare a luminosità o impostazioni energetiche, il che significa che vi troverete a caricarlo ogni 2 o 3 giorni e non è affatto male, soprattutto considerando lo spessore e il peso di questo dispositivo. E lo stesso vale per le due fotocamere con la posteriore che permette di registrare filmati 1080p e di scattare delle foto accettabili, molto luminose, visto il rapporto focale di 2.4. Quel che invece non è all'altezza degli iPad di ultima generazione è la qualità del testo, soprattutto dei caratteri più piccoli. Il fatto è che la risoluzione è abbastanza bassa e anche se il formato è compatto, quindi la densità di pixel è superiore a quella di iPad 2, non abbiamo un display Retina e non abbiamo un livello di dettaglio sufficiente a vedere certi tipi di carattere comodamente. Personalmente, grazie anche al software, non mi sono mai trovato nella condizione di non poter leggere un testo o comunque ad avere problemi, perché in fin dei conti si può zoomare, ingrandire ed evidenziare una determinata parte di qualsiasi pagina, che sia web o un libro o una rivista. Il display resta però molto buono per quel che riguarda la riproduzione dei colori, gli angoli di visuale, la luminosità generale del pannello e la calibratura
che in questo iPad mini è veramente di fascia alta. Dal punto di vista tecnico resta la parte meno riuscita dell'intero tablet, forse non all'altezza della situazione, ma nell'uso di tutti i giorni posso assicurarvi che non si nota questa risoluzione così bassa o comunque inferiore a quella dei tablet attuali. iPad mini è comunque un dispositivo molto divertente da utilizzare, assolutamente riuscito sia nel formato che nella qualità costruttiva, nelle finiture. Penso che il design sia il migliore che abbiamo visto fino adesso, almeno dal mio punto di vista, nel settore tablet. Lo stesso vale per la qualità costruttiva, per la bontà dei materiali utilizzati. Io lo considero il miglior iPad uscito fino adesso, migliore anche di iPad 3, 4, insomma gli ultimi modelli e dei primi dispositivi usciti qualche anno fa. Vi consiglio di prenderlo seriamente in considerazione se state pensando all'acquisto di un tablet, a maggior ragione di un tablet Apple, perché è un dispositivo veramente riuscito. Bene, per maggiori informazioni su iPad mini, per tutte le considerazioni che non ho potuto fare in questo breve video, vi invito a leggere la recensione completa, di cui vedete adesso il link sullo schermo.